Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Allora, come promesso, ho terminato di stampare il pezzo, o meglio i pezzi, una morsa regolabile tramite questa, una vite senza fine con il manichetto che si prende e si avvita. E allora, i pezzi sono tutti qui, eccoli qui. Perfetto. Allora, la stampante 3D ragazzi è bellina perché appunto può creare pezzi nuovi dal nulla, però se non hai pazienza non fai nulla. Nello specifico per fare questi, per fare questi, per fare questi, per fare questi, e poi questi sono a sandwich, li ho dovuti incollare uno con l'altro, sono tre per ogni pezzo, ci è voluto un sacco di tempo, ma comunque andiamo avanti, assembliamo, vediamo cosa riusciamo a fare. E allora, pezzo grande, pezzo grande, pezzo grande, pezzo grande messo così, questo anche messo così. Lungo, vedi? Esce un po' di più, però tutto sommato può andare bene. Vediamo se funziona. Dovrebbe, ok, questo lo regolo così, e questa è, diciamo, la corretta posizione dei due blocchi. Ora io tiro indietro. Ragazzi, funziona perfettamente, troppo figo. Questa morsa può servire nel caso in cui dobbiamo tenere due pezzi uniti. Mettiamo il caso, un esempio, questa tavoletta con questa tavoletta, mettiamo la colla, li dobbiamo unire insieme. Io prendo la tavoletta, la metto qui, giro la mia pressa, così, anzi forse è meglio così, giro, ragazzi, guarda che cosa bellissima, il pezzo è unito, ecco qua,
posso anche continuare a trick. Ok, è al massimo della forza che può fare. Ragazzi, mi piace, me ne farò sicuramente almeno altri 4-5, però con la differenza che questo qui e questo qui bianco, cioè le parti piatte, le andrò a fare in legno, e tutto il resto, vidi questo, il pezzo interno che è questo, l'altro pezzo interno, il pezzo interno, tutto fatto diciamo con la stampante 3D. Questi li farò con la CNC. Bellissimi, utilissimi. Se li devi comprare un coso di questi, ragazzi, buono, di buona qualità, non so quanto ti costa. Per hobby, per fai da te così leggero, va più che bene, perché la forza la fa. Guarda qua, sono unite, sono ben strette. Promossa, mi piace. Brava la mia Chiron, promossa. Cucù, nuovo regalino per il laboratorio. E allora è appena arrivato il postino e mi ha portato questo e vai. Oh yes, stazione saldante, accesa l'alimentazione a tutta la parete, via, il led accende, il saldatore inizia a riscaldare, yes, regoliamo a 250 gradi, ok, lampeggia, vuol dire che la temperatura dello stilo sale. Quando si ferma è a temperatura. Proviamo a sciogliere un pezzettino di stagno, ok, buono. Ragazzi, già con 250 gradi scioglie, che è una meraviglia. Posso provare il mio stagno, che è uno stagno ad alta temperatura. Vediamo se lo trovo, è qua sopra. Ok, questo è uno stagno che necessita qualcosa in più come gradi. Vediamo se già con questa temperatura, sì, senza nessun problema. Potremmo anche aumentare a 480, ma è sprecato, che aumentiamo a fare? Niente, va benissimo. Questo è il nuovo regalino per la postazione, per il laboratorio. Lo vado a sistemare, vediamo come. Andiamo a eliminare tutti gli scatoli, che è un peccato. Questi scatolini sono stupendi, belli rigidi. E niente, ciao e al prossimo. Vieni qua, vieni, vieni. Even